Qui non si raccontano le solite storie, qui si dà voce a quelle dimenticate. Quello che guardi ogni giorno potrebbe non essere solo un oggetto, lo specchio. Ti hanno insegnato che serve per vederti, per controllarti, per riconoscerti, ma per secoli non è stato questo. Lo specchio non era rassicurante, era una soglia, e la cosa più inquietante è che forse non ha mai smesso di esserlo. Immagina il primo essere umano che si affaccia su una superficie d'acqua. Non c'è vetro, non c'è tecnologia, solo un riflesso instabile. Si muove, si deforma, sparisce appena tocchi l'acqua. Non è un'immagine affidabile, eppure è lì. Per la prima volta l'essere umano vede se stesso come qualcosa di separato. Non sente, non immagina, vede, e quella visione non è neutra, è disturbante, perché se puoi vederti dall'esterno, allora esiste una distanza tra te e ciò che sei, e da quel momento lo specchio smette di essere superficie. Per molto tempo gli specchi non esistono come li conosciamo oggi. Si usano metalli lucidati, bronzo, argento. Non riflettono perfettamente e proprio per questo sembrano vivi. L'immagine è instabile, cambia, si muove e quando qualcosa cambia da solo, l'essere umano non si fida. Per questo lo specchio non nasce come oggetto estetico, nasce come strumento rituale, strumento di osservazione, strumento di contatto. In molte tradizioni antiche lo specchio non viene usato per guardarsi, viene usato per vedere oltre. Esiste una pratica precisa: guardare senza distogliere lo sguardo, restare fermi in silenzio e lentamente il volto cambia, non ti riconosci più. Non è immediato, non è teatrale, è sottile ed è proprio questo che lo rende inquietante, perché quando smetti di riconoscerti qualcosa si apre. E in molte tradizioni quello era il momento in cui il contatto iniziava. Lo specchio quindi non è una finestra, è una soglia non sai mai da che parte viene attraversata. E a un certo punto lo specchio cambia forma, non è più appeso a un muro, diventa qualcosa che puoi aprire. Nel mondo esoterico esiste ciò che viene chiamato libro specchio. Non è un libro da leggere, è un libro da usare. Pagine scure, superfici lucide, inchiostri riflettenti. Non servono per scrivere, servono per guardare. È uno specchio racchiuso in un oggetto, ma cambia tutto perché non sei più davanti a una superficie fissa. Lo tieni tra le mani, lo avvicini al volto, lo apri lentamente e quel gesto è già un atto. Chi lo utilizzava non cercava immagini chiare, cercava distorsioni, perché nella distorsione si credeva emergesse qualcosa di più autentico, qualcosa che non passa dal controllo. Ma arriva quando smetti di riconoscerti e in quel momento il libro smette di essere un oggetto, diventa una soglia portatile, una soglia che puoi aprire quando vuoi. E questo è esattamente ciò che rende lo specchio così inquietante. Non è il luogo, è la scelta, è decidere di guardare. E poi arriva la morte. In molte case, quando qualcuno moriva, gli specchi venivano coperti con le lenzuola. Non era un gesto estetico, era una precauzione. Si credeva che l'anima potesse restare intrappolata nel riflesso, o peggio, che qualcosa potesse uscire, perché lo specchio non era visto come superficie, ma come passaggio, e quando qualcuno attraversa davvero, quel passaggio non si lascia aperto. C'è una regola antica che oggi abbiamo dimenticato: non dormire davanti a uno specchio. Il sonno è uno stato fragile, non sei completamente qui, non sei completamente altrove, sei in mezzo e lo specchio riflette ciò che hai davanti, ma se tu non sei completamente lì, cosa riflette davvero? Molti raccontavano sensazioni precise, essere osservati, movimenti che non coincidono, presenze, esperienze. E per secoli questo è bastato. Gli specchi venivano coperti o tolti. Nel folklore alcune creature non hanno riflesso, i vampiri.
Non è un dettaglio casuale, è simbolico. Se non hai anima non puoi essere riflesso. Lo specchio quindi non mostra solo l'esterno, mostra ciò che sei o ciò che manca. C'è qualcosa che non viene detto quasi mai. Non cosa riflette lo specchio, ma cosa può arrestare dall'altra parte. Nel folklore lo specchio non è mai stato considerato innocuo e non è solo una superficie, è un confine, un punto sottile tra ciò che vedi e ciò che potrebbe vederti. E come tutti i confini può essere attraversato, ma non sempre da noi. Ci sono racconti lontani tra loro, in culture diverse, ma con lo stesso dettaglio, il riflesso non coincide, un movimento leggermente in ritardo, uno sguardo che sembra restare un attimo in più, un'espressione che non ricordi di aver fatto, non è qualcosa di improvviso, è lento, quasi impercettibile, ed è proprio questo che lo rende credibile, perché il dubbio arriva piano, e quando arriva non riesce più ad ignorarlo. In alcune pratiche antiche lo specchio non veniva usato per osservare, veniva usato per contenere. L'idea era semplice ma inquietante. Se qualcosa può manifestarsi attraverso una superficie, può anche essere trattenuto e così lo specchio diventa una trappola silenziosa. Non distrugge, isola, non elimina, chiude, qualcosa che non appartiene completamente a questo mondo. Non sempre può essere fermato, ma può essere confinato dentro un riflesso. E a quel punto un gesto cambia completamente significato. Coprire uno specchio non è evitare di vedersi, è sigillare, è interrompere il passaggio, è impedire che qualcosa trovi una via, perché uno specchio scoperto non è mai solo uno specchio, è un'apertura e un'apertura non si lascia mai incustodita. C'è un dettaglio più sottile che non tutti collegano, il numero 11, due linee uguali, una di fronte all'altra, come un riflesso, come uno specchio. In molte tradizioni esoteriche l'11 è considerato un numero di soglia, non è equilibrio, non è stabilità, è passaggio, è il momento in cui qualcosa può aprirsi. Per questo viene chiamato anche numero specchio, non perché appartenga allo specchio, ma perché ne riflette la natura. Due lati, un confine in mezzo e qualcosa che può attraversarlo. C'è un avvertimento che ritorna sempre uguale: non guardare troppo a lungo, non per paura di ciò che appare subito, ma per ciò che cambia lentamente, perché il problema non è il riflesso, è il momento in cui smetti di riconoscerlo e quando succede la domanda cambia, non è più sto immaginando, ma sto ancora guardando me stesso o qualcosa che mi sta guardando? Lo specchio non è mai stato solo un oggetto, è uno spazio sospeso tra ciò che sei e ciò che non vuoi vedere. E tutto inizia nello stesso modo, guardando. Sette anni di sfortuna, lo diciamo ancora oggi, ma nasce da qualcosa di più antico. Si credeva che il riflesso fosse legato alla persona, non solo immagine, estensione. Rompere lo specchio significava danneggiare quell'estensione, ferire qualcosa di invisibile e il tempo serviva a ricomporsi. Narciso non si innamora di sé, si perde nel riflesso. Perseo usa uno specchio per guardare Medusa senza guardarla. Biancaneve ha uno specchio che non mente, dice la verità. Alice non guarda lo specchio, lo attraversa e quello che trova non è un riflesso, è un mondo. Anche quando il mondo ha iniziato a cambiare, queste storie non sono scomparse. Tra l'Ottocento e il Novecento, studiosi del folklore iniziarono a raccogliere le antiche credenze popolari. L'antropologo James George Fraser, nel suo celebre libro The Golden Bough, il ramo d'oro, raccolse usanze e credenze provenienti da popoli di tutto il mondo. Qualche anno dopo, i folcloristi Edwin Redford e Mona Augusta Redford pubblicarono The Encyclopedia of Superstitions,
l'Enciclopedia delle superstizioni, una delle più grandi raccolte di credenze popolari mai realizzate, e tra quelle pagine gli specchi continuavano a comparire, coperti durante il lutto, temuti, rispettati, considerati, qualcosa di più di una semplice superficie. Forse le spiegazioni cambiavano, ma la domanda rimaneva sempre la stessa. Perché così tante persone in epoche diverse hanno guardato uno specchio con lo stesso timore? Oggi lo specchio è ovunque, bagni, ascensori, vetrine, non ci fa più paura, lo usiamo senza pensarci, ci guardiamo, ma non ci osserviamo. Lo abbiamo reso innocuo, o almeno così crediamo, perché lo specchio non è cambiato, siamo cambiati noi, abbiamo smesso di attribuirgli significato, e quando qualcosa perde significato, perde anche il suo potere, o forse smette solo di essere riconosciuto. La verità è che lo specchio non ha mai avuto bisogno di essere magico, perché la cosa più inquietante è sempre stata una sola: guardarti davvero, in silenzio, senza distrazioni, e chiederti: quello che vedo è davvero tutto oppure c'è qualcosa che non viene riflesso? Se ti piacciono le storie che non vengono addolcite, iscriviti al canale e lascia un like. Qui si raccontano le storie che non finiscono nei libri per bambini.